posiziono serpenti prima di mostrarveli nei video. Ma che droghe usate? Ciao a tutti ragazzi e bentornati su Reptile Nation. Come sempre io sono Giorgio, oggi video più breve del solito. Rispondiamo a tutti quei frustrati, probabilmente perché non hanno le dovute competenze in maniera o semplicemente sfigati, che non riescono a trovare serpenti con la frequenza che fortunatamente ho io, e mi accusano di posizionare questi animali prima di mostrarveli nei video. Quindi quello che faremo adesso sarà dimostrarvi l'esatto contrario, o perlomeno spiegarvelo, perché se lo dimostro non lo capiscono comunque a quanto pare. E per spiegarvi quello di cui sto parlando ci avvarremo della collaborazione involontaria, assolutamente involontaria, non era assolutamente favorevole a questo, del nostro amico Fernando. Fernando saluta. Fernando è un giovane biacco, fra l'altro molto arrabbiato, sentite? Fai sentire? Non fa sentire. A me però li ha fatti sentire. Dunque, allora, vi darei ragione per quanto riguarda il mostrarvi serpenti catturati in precedenza o comunque posizionati come dite voi. In questo caso qui ve lo sto mostrando qui e giustamente dove l'hai preso? L'ho preso poco fa ragazzi. Essendo da solo vi ho spiegato più e più volte la difficoltà del riprendere il momento esatto della cattura di questi animali, il momento in cui li prendo, perché con una GoPro in mano tuffandomi lì in mezzo sarebbe piuttosto difficoltoso, devo attrezzarmi per mettermela in testa a quanto pare. Però vi ho mostrato più volte animali in termoregolazione, animali che stanno prendendo le prime luci del giorno oppure della sera, quindi si stanno riscaldando, non sono animali ancora a temperatura. Ve li ho mostrati più volte come nell'ultimo video, se non l'avete visto andatelo a vedere, giusto Fernand? Giusto! Quindi tornando a questo argomento, vedere un animale in termoregolazione come nell'ultimo video in cui mi avvicino tantissimo e lui sta lì fermo e poi come si accorge della mia presenza se ne va, è assolutamente una cosa che non potrebbe avvenire nel caso di Fernando, perché appena preso, maneggiato, comunque se io lo posassi a terra il risultato sarebbe sicuramente un altro, non resterebbe assolutamente lì a farsi fare le fotografie o i video da me. Ci sono vari sedicenti esperti che per fare la foto migliore, come vi ho spiegato più volte, congelano gli animali, ovvero li freddano in tal modo che la loro vitalità si riduca proprio al minimo come una batteria e restino lì impassibili. Io non sono uno di quelli, è una di quelle pratiche che veramente odio e non ne ho assolutamente bisogno, perché vi ho mostrato più e più volte quando li recupero oppure gli vado a rompere le balle, come nel caso di Fernando, la facilità con cui possono essere trovati con le giuste competenze. Ora quello che farò grazie a Fernando, che non ne può più, sarà appoggiarlo per terra per fargli poi un video e vi faccio vedere cosa accade. Se non siete convinti di quello che sto dicendo e volete sapere poi che c'è in questo zainetto, dovrete aspettare la fine del video. Ora, questo è Fernando. Ciao Fernando. Cosa faremo? Lo libereremo qui in modo che poi gli possiamo fare il video mentre se ne sta qui acciambellato. Giusto Fernando? Giusto Fernando? Cambia quadratura che non mi vedono. Eccolo qui. Qui va bene? Perfetto. Ora lasciamo qui Fernando e poi gli proviamo a fare un video in cui mi avvicino a lui e ve lo mostro. Ciao Fernando, ortacci. Addio Fernando. Tra l'altro mi ha dato un morso quasi lì. Credo che sia tutto chiaro, nonostante poi l'animale fosse stanco ragazzi, perché comunque era qualche minuto che lo maneggiavo ed era stanco. Quindi l'ho posato a terra, la prima cosa che ha fatto, sentendosi con le spalle al muro, è stata quella di difendersi. Però, spiraglio libero, pum, immediatamente la fuga. Ovviamente era spaventato e un po' intontito. Lo abbiamo stressato abbastanza. Spero che con questo vi sia chiaro. Nell'ultimo video vi ho mostrato sia una vipera che un biacco in termoregolazione che, una volta accortisi che li stavo osservando e mi ero avvicinato, si sono dati immediatamente alla fuga. Perché ci sono riuscito? Perché li ho visti prima io. Perché? Perché evidentemente ho delle competenze che qualcuno di questi frustrati che mi accusano continuamente non ha, o semplicemente sono sfigati o semplicemente dedicano molto meno tempo libero di quello che ho io, anzi che ci dedico io perché non ne ho tanto, a questo. E vi assicuro che le uscite in bianco sono tantissime, sono un'enormità. Ci sono giornate in cui esco tutto il giorno e non vedo una beata mazza, così come ci sono giornate come l'ultima che vi ho mostrato in cui con le dovute accortezze se ne riescono a vedere anche svariate decine.
Ad esempio una giornata come questa è l'ideale, non perché ci sia il sole, a parte che ci avviciniamo alla stagione degli amori, ma semplicemente perché giorni addietro ha piovuto e comunque c'è stato brutto tempo, quindi il primo sole dopo una pioggia gli animali sono decisamente più attivi perché cercano disperatamente di termoregolarsi. Piccola parentesi, è palese che se io vi mostro un serpente da lontano in termoregolazione acciambellato lì a 5 metri, mi avvicino, come mi avvicino un po', questo prende e scappa, probabilmente non ce l'ho messo io ragazzi, è semplicemente che l'ho visto prima che lui vedesse me. Vi ripeto, non avete le giuste competenze per cercarli nei posti, nei luoghi giusti e soprattutto nei momenti giusti, perché ci sono, come vi ho ripetuto 1000 volte, momenti giusti. Se sperate di trovare serpenti semplicemente con il fattore culo, come mi è stato detto da chi pratica trekking, se pratichi trekking e te ne vai sul sentierino battuto, sta sicuro che sì, lo vedrai in attraversamento nel periodo giusto il serpente, ma non vedrai mai tutti quelli che riesco a trovare io in una semplice giornata. Avrei voluto utilizzare questo biacchino per quell'esperimento che vi ho detto in cui mi faccio mordere ripetutamente per verificare questo veleno che ha nelle ghiandole velenifere poste alla base della mascella, recente scoperta, e andate a vedere il video se non l'avete ancora visto. Dunque ci siamo. Ora, volete sapere cosa ho nel mio zainetto, visto che sono stato accusato anche di portare anaconda e boa qui dentro? Ve lo faccio vedere subito. Nello zainetto del Giorgio Avventuriero Caccia Serpenti vi mostro cosa porta questo maschione alfa alla ricerca dei suoi amati animali, oppure quando li recupera. Primo, bottiglia d'acqua. Vabbè, la maschererò in qualche modo, probabilmente per non far vedere la marca. Ovviamente è qui da tipo l'ultima volta che uso lo zainetto, quindi sarà andata a male. Secondo, non può assolutamente mancare mai questa, perché quando si è per boschi, sì ragazzi, vi assicuro che serve molto. Terzo, queste, nel caso in cui non riuscissi a trovare quella che vi ho mostrato prima. Può succedere, quindi che schifo ragazzi. E il più bello in assoluto, quello che piace tantissimo a me, il quarto elemento ragazzi, fondamentale per una persona che come me gira per fare video, ovvero il treppiedi. Però questo è un treppiedi un po' particolare, ovvero al contrario è il treppiedi della GoPro, neanche il treppiedi è quello che vi danno in dotazione con la camera, che io appoggio così in mezzo ai boschi e mi riprendo. Però guardate la cosa bellissima ragazzi, la personalizzazione, cioè notate il disegno, dai, è fighissimo. Perfetto, siamo simpatici e tutto, ma ora devo raccogliere tutto quello che ho tirato. Beh, io comunque spero di aver chiarito per l'ennesima volta che i serpenti non ce li metto quando ve li mostro nei video, semplicemente quelli che catturo non riesco, essendo da solo, a mostrarveli. Chi è venuto con me sa che comunque sono tutte cose reali e vere e sinceramente non me ne frega neanche più di tanto di dimostrarlo. Questo video era perché avevo raggiunto il limite, ma sti cavoli ragazzi, mi credete o no, l'importante per me è farli conoscere e recuperare quelli che recupero d'estate, salvandoli da morte certa, e sono decine e decine e decine, sicuramente più delle cose che ho buttato laggiù. Quindi come sempre io vi invito a lasciare like, iscrivervi al canale e noi ci vediamo in un prossimo video.